mia stagione finisce qui. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo qui con la terza moto della stagione, la BMW S1000RR 2019. Primi chilometri con lei, anzi non primissimi, ma come avete visto l'ultima volta non è che sia andata proprio da Dio. Ma adesso è bella stickerata, pronta a partire e vediamo se questo brutto rapporto che c'è stato fino adesso potrà migliorare. Come avete visto oltretutto negli ultimi video, la condizione fisica non è assolutamente delle migliori, ma siamo qui giusto per provarci. Purtroppo vi do un aggiornamento dopo il video, diciamo, di aggiornamento medico che è stato fatto l'ultima volta. Visitando un esperto non sono uscite buonissime notizie, sembra che la situazione sia un pelo più complicato di previsto. Comunque adesso pensiamo solo a guidare, vediamo come va, vediamo se riesco a stare in sella e poi ne parliamo magari meglio a fine giornata. Primo turno, come avete visto, durato molto poco e finito. La maledizione della 2019 continua, ma a parte gli scherzi è normalissimo che ci siano un po' questi problemi di gioventù in una moto così, anche perché ovviamente non è che se il team usa la moto poi sull'altra va tutto bene, quindi per ognuno va proprio cucito addosso, ogni moto ha i suoi problemi e quindi è normale, non avendo fatto chilometri prima della gara, che ci siano un po' di casini, cavolatine elettriche e tutte queste cose qua. Ma perché, immagino vi starete chiedendo voi, l'HP4 è stata una cosa molto veloce da mettere a posto nonostante fosse una moto nuova, e invece questa 2019 è più complicata? È presto detto, perché la HP4 era semplicemente una estremizzazione del progetto BMW S1000RR che va dal 2012 al 2018. Invece la 2019 è una moto completamente nuova, cioè un progetto che proprio non ci azzecca nulla con quello vecchio. Elettronica nuova, componentistica nuova, telaio, quote telaio, cioè tutto è nuovo. Come vedete infatti anche in Superbike stanno lavorando, stanno iniziando adesso ad avere un po' di risultati, ma è un lavoro normalissimo per una moto che è nuovissima. Adesso, sperando di fare qualche giretto in più e soprattutto cercando di spingere, vediamo anche come reagisce la mia schiena, perché nell'unico giro che ho fatto, solo stando nella posizione da moto, ragazzi, è veramente tosta. Comunque entriamo in pista e vediamo un po' come va.
Ed eccoci qui sulle colline del Mugello, dove i miei compagni là dietro stanno girando, al contrario mio. Mi spiace un sacco dirlo, ma sono costretto a farlo. La mia stagione finisce qui perché purtroppo non sono veramente in condizione di guidare in sicurezza e soprattutto sarei un pericolo per gli altri, soprattutto in questo momento dove appunto bisogna spingere, perché in una situazione di gara del genere tutte le pericolosità, tutti i rischi si ampliano, quindi non ha assolutamente senso. Come vi dicevo all'inizio, prima di venire giù qui al Mugello sono passato da il primo esperto che ha analizzato il mio caso e le notizie non sono buone perché a primo impatto quello che ha visto lui è che non è la protusione che mi dà fastidio, ma è quella roba un pelo più grave. A questo punto parte la gara più importante, che non si svolge in pista ma si svolge nella vita di tutti i giorni, ed è quella di riuscire a essere in salute, perché è la cosa più importante e soprattutto non ha senso stare qui e andare in moto con il male, perché alla fine la moto deve essere un piacere, deve divertirti, non una sofferenza. Quindi l'obiettivo è prendermi una pausa per riuscire assolutamente a mettere il tutto a posto il prima possibile. Questa cosa qui può essere risolta magari in un giorno con un day hospital, con un certo tipo di operazione, e magari invece la situazione è molto più complicata e necessita di tantissimo tempo. Questo me lo sapranno dire solo i medici, mi sapranno dire quale sarà il metodo più efficace per il mio caso. Lunedì, quando questo video sarà già uscito, sarò da altri esperti che mi sapranno dire. Ovviamente vi terrò aggiornati sia su Instagram che qui, per chi gliene frega qualcosa. E se ci penso è incredibile come la vita sia una montagna russa. In un momento hai tutto e nel momento dopo sei in una situazione del genere dove non posso neanche scendere in pista e fare quello che più mi piace. A inizio stagione podi contro podi, cambi moto all'ultimo, sempre lì davanti, e poi questa è la situazione. Alberto, dopo 2 gare la sua stagione sembrava già finita e adesso è a casa che sta festeggiando il campionato. È incredibile, è incredibile. Comunque, per concludere, mi sembra anche giusto raccontarvi quali sono i miei piani, se tutto ovviamente andrà per il verso giusto. Ci sono importanti progetti per il prossimo anno. Superbike, con una moto veramente da superbike, perché appunto per fare le wild card bisogna essere competitivi. Il progetto è questo, quindi penso di andare a fare qualche test ancora con il male a Cremona per riuscire a dare un po' di dati al team per mettersi sotto a lavorare in questi 2 mesi e mezzo, 3 di stop, che saranno per me fondamentali. Però è troppo importante riuscire a salire in moto e riuscire a dargli una base per poter lavorare, per poi non essere troppo indietro quando inizierà la nuova stagione. Cercherò di soffrire ancora un po', cercherò di fare il mio meglio, e quindi ragazzi basta, questo è tutto. Ci vediamo, spero